Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite. Industria farmaceutica Nova Argentea SRL. Ultimo aggiornamento. 8 marzo 2022. Cos'ha chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite? Chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite ha un farmaco a base del principio attivo chinina sulfato, appartenente alla categoria degli antimalarici e nello specifico metanolchinoline. È commercializzato in Italia dall'azienda Industria Farmaceutica Nova Argentea SRL. Chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite 250 mg 20 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Industria farmaceutica Nova Argentea SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Chinina sulfato. Gruppo terapeutico. Antimalarici. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Trattamento della malaria non complicata causata da ceppi di Plasmodium falciparum. Posologia. Adulti. 500-750 mg ogni 8 ore per 10-14 giorni, quando l'infezione è provocata da ceppi resistenti alla clorochina. 250-1000 mg ogni 8 ore per 6-12 giorni per le altre infezioni malariche. Bambini. 8,3 mg/kg di peso corporeo ogni 8 ore. Insufficienza renale. In pazienti con malaria non complicata e insufficienza renale cronica grave, il dosaggio raccomandato include una singola dose di carico di 500 mg seguita dopo 12 ore da dosi di mantenimento di 250 mg ogni 12 ore. Insufficienza epatica. In pazienti con insufficienza epatica lieve e moderata non è necessario alcun aggiustamento della dose. Istruzione per l'uso. Assumere questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. Il medico stabilirà la dose più adatta a lei in base alle sue condizioni di salute. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, si tenga conto della possibilità di reazione crociata tra chinina e chinidina, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Miastenia gravis. La chinina ha attività di blocco neuromuscolare e può peggiorare la debolezza muscolare nei pazienti affetti da miastenia gravis. Carenza di glucosio, 6-fosfato deidrogenasi. Emolisi e anemia emolitica possono manifestarsi in soggetti con carenza di glucosio, 6-fosfato deidrogenasi trattati con chinina. La somministrazione di chinina deve essere interrotta immediatamente in caso di emolisi. Prolungamento dell'intervallo QT. Neurite ottica. Anamnesi di reazioni di ipersensibilità associate a un precedente uso di chinina. Queste includono anche porpora trombotica trombocitopenica o sindrome uremica emolitica, trombocitopenia, febbre emoglobinurica, emolisi acuta intravascolare, emoglobinuria ed emoglobinemia. Uso concomitante di amiodarone, astemizolo, terfenadina, tioridazina, pimozide, droperidolo, alofantrina, cisapride, levacetilmitadolo, vedere paragrafo 4-5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'accertamento dell'eventuale ipersensibilità al principio attivo deve tenere conto della possibilità di reazioni crociate tra chinina e chinidina. La chinina può determinare, per stimolazione dell'increzione insulinica, una grave ipoglicemia potenzialmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La chinina sulfato può interferire con i seguenti farmaci. Inibitori del CYP450, CYP3A4. Per esempio, eritromicina, saquinavir, chetoconazolo e troleandomicina. Non specifici. Per esempio, cimetidina e ranitidina, in quanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Chinino sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite. insieme ad altri farmaci come Euros Dierstopa Euro, Euros Dissenten Antidiarrea Euro, Euros Dissentena Euro, Euros Enterog Antidiarroico Euro, Eurosimodium Euro, Euros Lopemida Euro, Euros Loperamide Angelini, Capsula Euro, Euros Loperamide Eurobindo Euro, Euros Loperamide Doc Generica Euro, Euros Loperamide Exala Euro, Euros Losipaco Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere chinina sulfato Nova Argentea 250 mg compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La chinina può causare effetti dannosi sulla gravidanza, in particolare suscettibilità alla ipoglicemia iperinsulinemica e alla febbre emoglobinurica, vedere paragrafo 4 e sul feto, in particolare, ipoplasia del nervo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Chinina sulfato compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari a causa di possibili disturbi visivi, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati della chinina organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Patologie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio della chinina associato con gravi complicazioni, incluso deficit visivo, ipoglicemia, aritmia cardiaca e morte. Il deficit visivo può andare dalla visione offuscata e deficit della percezione dei colori fino alla restrizione del campo visivo e cecità permanente. Il cinconismo si manifesta virtualmente in tutti i pazienti in sovradosaggio. I sintomi comprendono emicrania, nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, tinnitus, vertigini, deficit uditivo, sudorazione, visione offuscata, sordità, cecità, grave aritmia cardiaca, ipotensione e collasso circolatorio. La tossicità a carico del sistema nervoso centrale, sonnolenza, perdita di conoscenza, atassia, convulsioni, depressione respiratoria e coma, è stata segnalata in seguito a sovradosaggio di chinina così come edema polmonare e sindrome da distress respiratorio negli adulti. La maggior parte delle reazioni sono dose correlate, tuttavia, alcune reazioni possono essere idiosincrasiche, con variabilità tra pazienti nella risposta agli effetti della chinina. Una dose letale di chinina non è stata ancora identificata, tuttavia sono stati segnalati esiti fatali in seguito ad assunzione di 2,8 grammi negli adulti. La chinina, come la chinidina, ha caratteristiche antiaritmiche di classe I. La cardiotossicità della chinina è dovuta alla sua azione inotropa negativa e al suo effetto sulla conduzione cardiaca che causa una riduzione della frequenza di depolarizzazione e conduzione e un aumento del potenziale d'azione e del periodo refrattario. Variazioni dell'ECG sono state osservate con sovradosaggio di chinina e includono tachicardia sinusale, prolungamento del tratto PR, inversione della curva T, blocco di branca e prolungamento dell'intervallo QT. Per la sua attività alfa bloccante, la chinina può causare ipotensione e peggioramento della depressione miocardica per diminuzione della perfusione coronarica. Il sovradosaggio di chinina è stato associato anche a ipotensione, shock cardiogenico e collasso circolatorio, aritmia ventricolare, tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare, ritmo ilioventricolare, torsione di punta, bradicardia e blocco atrioventricolare. La chinina è rapidamente assorbita e il tentativo di rimozione dallo stomaco per mezzo della lavanda gastrica può non essere efficace. Dosi multiple di carbone vegetale hanno diminuito le concentrazioni plasmatiche della chinina. La diuresi acida forzata, l'emodialisi, l'emoperfusione con colonna di carbone e scambi di plasma non sono stati significativamente efficaci nell'aumentare l'eliminazione della chinina. L'acidificazione delle urine aumenta l'escrezione renale della chinina, ma in presenza di emoglobinuria aumenta il rischio di blocco renale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimalarici, codice ATC. P01BC01. La chinina ha uno schizonticida, con attività contro il Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium falciparum. Il farmaco non ha attivo contro gli sporozoiti, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La massima concentrazione ematica dopo somministrazione orale viene raggiunta dopo 1-3-2 ore.
In pazienti con insufficienza renale cronica e in soggetti con normale funzione renale, la massima concentrazione ematica, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Elenco degli eccipienti. Amido di mais, talco, magnesio stearato, sodio amidoglicolato, silice precipitata, cellulosa microcristallina. Eccipienti per il rivestimento: gomma lacca, olio di ricino, gomma arabica, gelatina, talco, titanio biossido, silice. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.